Ciao, siamo a Suboe, nel vigneto della famiglia Muja Carreras, Orzulei, io sono Gigi Carreras e questo che stiamo facendo è un video sulla potatura. Allora, devo premettere una cosa, dunque lo stato delle barbatelle al secondo anno di vegetazione, questo è il termine del secondo anno di vegetazione, a tutti gli effetti è come se fosse il primo anno, perché il primo anno di impianto le barbatelle erano molto misere, molto deboli. Poi abbiamo fatto la concimazione con il letame animale, abbiamo fatto delle lavorazioni, abbiamo dato dell'acqua e adesso diciamo che le barbatelle sono abbastanza vigorose. Quindi iniziamo a fare la seconda potatura, che però a tutti gli effetti è come se fosse la prima potatura. Quindi diciamo che è come se fosse un ripasso di ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, con qualche eccezione. Nel senso che ci sono comunque delle barbatelle che per vigore possono già essere assimilate a tutti gli effetti a barbatelle di 2 anni, e infatti questo è un esempio. Partiamo con il video con una barbatella che ha un buon sviluppo della vigoria. L'anno scorso noi abbiamo lasciato 2 gemme, poi in realtà qua se ne vedono anche una terza, ma le abbiamo lasciate soprattutto per fare vegetazione, per far sviluppare le radici. E comunque vediamo che un tralcio si è sviluppato molto meglio degli altri, quindi chiaramente sarà questo il tralcio che lasceremo e gli altri 2 li poteremo. Quindi cominciamo a potare gli altri, facciamo dei tagli di 1 anno nel rispetto delle corone. Adesso non si vedono perché abbiamo zappato da poco, quindi c'è un po' di terra, ma comunque basta non andare a raso, basta appoggiare. Il segreto per tagliare senza radere le corone è poggiare il battente della forbice così, e siamo sicuri che le corone, le gemme di corona che adesso sono nascoste saranno preservate. Questo qua è il moncherino dell'anno scorso, lo possiamo ritirare che infatti è secco, e questo qua invece è il tralcio che lasciamo e che possiamo decidere di portare, diciamo, all'altezza del filo di banchina. Il filo di banchina ancora non c'è perché dobbiamo palizzare la vigna, la palizzeremo verso giugno, proprio perché ci siamo resi conto che in realtà, non essendo la vigna molto vigorosa, saranno talmente poche le barbettelle che riusciremo a portare a un'altezza del filo di banchina che sarà 80 cm, che comunque decido di posticipare. Per cui 80 cm sono più o meno quanto? Sono 20, 40, 60, 80. L'altezza del filo di banchina è questo. Quindi questo qua ha un buon vigore, lo portiamo a più o meno all'altezza di quello che sarà il filo di banchina, quindi 80 cm. Tagliamo qua. Questo lo possiamo lasciare, tagliamo i tralci, tagliamo gli altri liticci. Ecco qua. E diciamo che questa è la potatura per quest'anno. Ripeto, questa è un caso, un'eccezione, perché come si vedrà poi nel video, non tutte, anzi quasi nessuna delle barbatelle sarà così. Per cui alla prossima potatura. Altro esempio di potatura, io vabbè prima non l'ho detto, però è sempre importante quando si pota, l'ho già detto l'anno scorso, però voglio ribadire anche questo. Quando si pota è sempre bello, è sempre bene, oltre che bello, perché è bello stare vicino, ma è sempre bene stare vicino alle piante, quindi guanti per evitare di tagliarsi, le ginocchiere possibilmente, perché così uno si spacca e sta sempre vicino alla pianta, non si spacca la schiena. E un altro caso, dicevamo, questo è l'anno scorso ne abbiamo lasciato 2 gemme, in realtà ce n'è un'altra, ne è spuntata anche un'altra di corona che è andato bene perché l'ha fatto fare vegetazione, quindi questa qua la togliamo, già non ci interessa, intanto perché sul centro della barbatella, e quindi invece noi interessa vedere le uscite. Queste sono le uscite, linfa da destra, linfa da sinistra. Quale prendo i 2 tralci? Facilissimo, in questo caso non si può sbagliare, questo è più vigoroso e nel percorso della linfa faccio un taglio qua nel rispetto delle corone e lascio 2 gemme qua, una qua e una qua. Lascio anche una porzione di legno di rispetto in modo che poi il secco, in genere bisognerebbe lasciare, bisogna lasciare 1,5 volte l'altezza del taglio. Mi sono tenuto un po' abbondante, tanto comunque lo posso ritirare l'anno prossimo con calma. Altro esempio di potatura, una barbatella che si è sviluppata abbastanza bene,
ribadisco ancora una volta, qualora non fosse chiaro, ma ripetita Juvent, queste sono barbatelle che le abbiamo piantato nel 2014, quindi a tutti gli effetti questa è la fine del secondo anno di vegetazione, la partenza del terzo. Quindi queste barbatelle sono barbatelle che si sono sviluppate con una specie di anno di ritardo. Quindi in particolare questa qua ha avuto adesso un buon sviluppo dopo l'acqua che le abbiamo dato, e quindi qua possiamo scegliere quali sono i tralci da mantenere. È evidente, si vede proprio, in questo caso è proprio chiarissimo come si sviluppa la pianta, eccola qua, qua. Quindi è ovvio che tengo questo. È vero che questo qua è il più verticale, ma questo è quello che proprio naturalmente si vede come sta. La linfa sta fluendo, per cui faccio un taglio non raso ma rispettando le corone qua, in modo che poi cicatrizzi. Questo è il modello dell'anno scorso, e qua mi lascio due gemme che mi daranno la continuità per l'anno prossimo. In particolare quello mi lascio una gemma di corona e un'altra, e taglio qua. Altro caso di studio per la potatura. Anche in questo caso abbiamo la barbatella in cui si vede il monchino che abbiamo lasciato l'anno scorso, il tralcio di destra e il tralcio di sinistra. Anche in questo caso il vecchio sistema di potatura dice di lasciare quello più verticale, ma non è così, perché poi toccandola, la barbatella, si vede proprio dove che va a finire la linfa, cioè troviamo questo. Quindi è questo il tralcio che dobbiamo lasciare, anche se non è più verticale. Quindi questo è il più verticale, ma la linfa scorre principalmente e preferibilmente qua. Quindi questo lo tagliamo, possiamo fare anche un taglio a raso, ma non importa. E qua la lasciamo in funzione del vigore con due gemme. Potato. Altro caso di studio, come prima, abbiamo due tralci lasciati l'anno scorso, uno che è più verticale e l'altro che invece è più laterale. Dove scorre la linfa? Da qua. Quindi questo è quello che dobbiamo lasciare, anche se questo è più verticale. Non ci interessa la verticalità, ci interessa scegliere il tralcio in cui preferibilmente scorre la linfa, che è questo. Quindi questo taglio posso tagliare anche a raso, rifilo il secco dell'anno scorso e questo lo lascio a due gemme. Fatto. Un altro caso, questo è interessante perché si vede chiaramente che la linfa scorre lungo questo lato della pianta. Troviamo subito questo qua. Infatti l'altro tralcio da questa parte è molto più misero, quindi chiaramente questo non ci interessa. Possiamo fare un taglio raso perché tanto è un legno di un anno, anzi qua non riesco a fare il taglio raso, va bene. Questo è legno di un anno, quindi comunque il cono di disseccamento non andrà a influire più di tanto sul percorso della linfa che va qua. Ok, si vedono i tagli 1, 2, 3, quindi la linfa scorre qua dietro, per cui siamo garantiti che questo tralcio sarà sempre ben alimentato. Rifilo il secco. Ancora un altro caso, in questo caso i due tralci sono anche, come dire, è facile la scelta, perché innanzitutto vediamo subito che toccando la linfa è chiaro che scorre principalmente da questa parte, ma poi si vede anche che questo tralcio, che è quello che lascerei, che è quello che poteremo con le due gemme, è più vigoroso dell'altro, quindi questo, eccolo là, filo il secco. Questo lo posso tagliare a raso perché tanto non germoglierà e comunque il taglio a raso non mi va a inficiare sul percorso della linfa, e questo lo porto a due gemme. Un altro caso, stiamo facendo sempre tutti in modo simile, ma insomma in modo che sia ben chiaro il concetto. In questo caso abbiamo lasciato l'anno scorso due gemme, una e due, sono partiti due tralci. In questo caso abbiamo che la linfa scorre da una parte e dall'altra, è abbastanza indifferente, però principalmente siccome incontro prima questa gemma mi interessa di più lasciare questo, perché così sono tranquillo che tutta la parte del fusto che va che porta la linfa a questo tralcio è preservata, quindi non subirà l'effetto dei coni di seccamento dovuti al taglio. Quindi elimino questo con un taglio raso, sono tranquillo. Poi questo mocherino lo posso eliminare l'anno prossimo quando sarà completamente secco, e questo lo porto due gemme, una gemma di corona più un'altra gemma.
Ecco, questa invece è una delle eccezioni di cui ho parlato all'inizio, cioè questa è una pianta che, seppur non perfettissima, ho intenzione di lasciare lunga, quindi di potarla a 80 cm, da quello che sarà l'altezza del filo di panchina. Perché è vero, si vede chiaramente che la pianta si è sviluppata bene fino a un certo periodo, qui evidentemente ha sofferto, infatti gli internodi si fanno sempre più fini, quindi vuol dire che questo è un caso di uno sviluppo non perfetto, però voglio provare anche a vedere cosa succede lasciando la pianta in questa condizione. Voglio vedere se riesce a riprendersi e se riesce comunque a dare un buon risultato. Diciamo che è una sorta di caso di studio. Quindi, come faccio la potatura? Elimino questo oltraggio, la linfa scorre in questi versi, è praticamente equivalente da una parte o dall'altra, quindi sono garantito sul fatto che i tubi, i vasi porteranno il nutrimento, la linfa a questo tralcio. Questo lo porto al raso perché non andrà a inficiare sul trasporto della linfa, e questo qua lo porto a 80 cm. Come avevo detto, questi sono circa 20, 40, 60, 80, quindi lo porto qui e io no, che non mi interessa. Ok, naturalmente poi questa pianta dovrà essere legata al tutore, facendo attenzione a non rovinare le gemme, e poi vediamo l'anno prossimo che cosa succede. Ecco un altro caso di studio interessante. Dunque, in questo caso abbiamo, come abbiamo visto l'anno scorso, lasciato il moncherino con una gemma a sinistra, una gemma a destra. Cosa ci interessa? Ci interessa cercare il percorso della linfa. A parte questo che doveva essere eliminato in potatura verde e non è stato eliminato, lo eliminiamo adesso. Dove scorre la linfa principalmente? Qui. Quindi è questo quello che teniamo, nonostante questo sia più verticale. In questo caso però siamo anche fortunati perché è evidente, cioè la pianta si vede come si comporta, non abbiamo bisogno di inventarci niente, perché è chiaro che sì, è vero che questo è più verticale, quindi potrei essere agevolato nel momento in cui voglio portarlo su perché lo posso legare, ma questo è più vigoroso. Non è più verticale, è un po' più storto e soprattutto è il tralcio preferito nel percorso della linfa. Quindi raso questo, rifilo il secco dell'anno scorso e questo lo porto a 2 gemme, 1 e 2. Ok. Ok, ultima pianta da potare. È un caso come quelli che abbiamo visto precedentemente, quindi insomma, per fare un riassunto, abbiamo detto all'inizio del video che in realtà noi stiamo facendo la potatura quest'anno, tranne delle eccezioni che vi ho fatto vedere, come se si trattasse della prima potatura di allevamento, perché di fatto le barbatelle sono indietro di un anno, quindi le barbatelle si stanno comportando come se le avessimo piantate l'anno scorso e avessimo avuto uno sviluppo regolare. Quindi quest'anno stiamo facendo una potatura di allevamento, una nuova potatura di allevamento, è un bis di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, un reprise, e quindi vediamo come dobbiamo potare. Abbiamo detto, l'anno scorso abbiamo lasciato uno sperone con 2 gemme, destra e sinistra. Dove scorre principalmente la linfa? Basta toccare la pianta, bisogna sempre toccare la pianta. Eccola qua. Questo è il tralcio che manteniamo, anche se questo sembra essere più verticale. In realtà questo qua non è che sembra più verticale, però sicuramente è questo quello che teniamo. Per cui possiamo radere questo tralcio che non ci interessa, perché tanto sono sicuro che quello di inseccamento, anche se penetra all'interno del fusto, non va a intaccare la linfa che scorre da questa parte, e questo lo portiamo a 2 gemme per lasciare un tralcio verso questa e un tralcio così, perché l'anno prossimo sarà, e vedremo quello che succederà, vedremo il vigore e quello che succede nel germogliamento. Quindi ok, abbiamo praticamente terminato di potare e perciò abbiamo finito tutti i lavori in vigna, abbiamo fatto la fresatura, la trinciatura delle fave, la fresatura, quindi l'interramento, abbiamo scalzato tutte
le piante che devo ripulire. Abbiamo rimpiazzato le fallanze mettendo delle barbatelle in vasetto e delle barbatelle americane portinnesto 779 Paulsen. Quindi per adesso abbiamo finito i lavori e perciò ci vediamo al prossimo video con il germogliamento. Alla prossima, ciao!